Ciao e benvenuto o benvenuta in questa lezione di SharePoint in cui ci occuperemo di SharePoint Mobile. Come vedi siamo sullo smartphone, io ho già provveduto a scaricare l'applicazione senza farti attendere il tempo e quindi la vado ad aprire. Quindi clicco su Apri e a questo punto ovviamente dovrò fare il login al mio account Office 365, cioè inserire la mail. E quindi vado a inserire la mail che è soluzioni per aziende chiocciola servizi e consulenze rd.onmicrosoft.com. Quindi vado avanti e a questo punto dovrò fare il login, dovrò continuare con il login. Ora attendiamo un attimo che si carichi. Mi dà il benvenuto in SharePoint. Anzi, ho già fatto il login, evidentemente perché io sono già autenticato con Authenticator. Riprendo da qui il video che ho interrotto poco fa, dando il tempo a SharePoint di caricare i siti sul mio smartphone. Come vedi ci sono i siti che abbiamo visto sul computer, Cardiology Congress, servizi e consulenze, anche quello che abbiamo creato, corsi di formazione, ci sono le persone, ci sono anche i file che io per esempio potrei andare subito da questi puntini, facendo tap su questi puntini, a condividere o anche a scrivere dentro questi file, ovviamente prima scaricando queste applicazioni Excel, Word, PowerPoint online sullo smartphone. Ovviamente non sarà comodo lavorare sullo smartphone con queste applicazioni, ma già dal tablet qualcosa in più si può fare. Comunque una cosa veloce di lavoro si può fare, sicuramente una condivisione si può andare a fare anche da qui. Proviamo ad aprire questi puntini di un sito. Come vedi posso vedere i file, le notizie, le attività, gli elenchi, posso condividere questo sito, posso cessare di seguirlo, posso vedere i dettagli. Proviamo ad aprire un sito, quello che abbiamo fatto nelle lezioni precedenti, e come vedi anche il sito lo possiamo vedere molto bene, sarà in formato smartphone e dal menu ad hamburger da qui possiamo accedere a tutte le funzionalità a cui accedevamo anche dal computer. E qui troviamo tutti i file che poi sono contenuti anche all'interno di OneDrive. Questi sono quelli di default che ha creato SharePoint quando abbiamo aperto il sito, che fanno parte di questo modello di sito. E qui ci sono altre cose che fanno parte di questo modello che poi magari vedremo successivamente per trattare degli argomenti di SharePoint. Adesso usciamo da qui e andiamo sull'app Authenticator per vedere come si fa un'operazione. Questa è l'app Authenticator che ovviamente si può scaricare sia dal Google Play Store che dall'Apple Store. Vado a sbloccare l'ingresso, inserisco la password che è il mio nome, clicco su avanti, si apre l'app Authenticator. Questi sono degli account che io ho registrato anche per fare delle prove, per fare i corsi, e facendo tap su questi tre puntini qua su in alto io posso andare a aggiungere un account, cioè posso cliccare, fare tap su aggiungi account e posso aggiungere un account personale, quindi un account Microsoft, un personal account, quello che non è legato a un account Office 365, oppure un account aziendale dell'istituto di istruzione, cioè un account Office 365, oppure anche un altro account di Google, di Facebook. Quindi io clicco, supponiamo su account personale che io non ho Office 365, aggiungi un account personale, accedi con Microsoft. A questo punto ovviamente io devo aver prima realizzato
un account Microsoft con cui fare il login. Quindi da qui accedo, dopodiché io mi ritrovo, come hai visto prima, la mia mail lì nell'app Authenticator con cui farò l'autenticazione quando dovrò utilizzare le app di Office 365 da smartphone, ma anche se avessi Office 365 per la doppia autenticazione per sicurezza per entrare nell'account Office 365, cioè per entrare nell'account Office 365 da computer mi verrà richiesta la mail dell'account, quella che ho inserito prima, la password, e dopo aver inserito la mail e la password mi comparirà un numero sul computer da inserire all'interno dell'app Authenticator. A quel punto io aprirò Microsoft Authenticator, inserirò quel numero e sul computer si sbloccherà l'accesso all'account Office 365. Quindi abbiamo visto anche SharePoint Mobile, abbiamo fatto anche una panoramica su Microsoft Authenticator per l'autenticazione a due fattori, anche come si configura un account in questa applicazione, e quindi ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!